Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo venuti a Caorle con una splendida giornata di sole, bellissima, e l'unica cosa è che fa un po' freddino, ma siamo anche a fine novembre e quindi di sicuro c'è un po' di freschetto, però bellissima giornata. Volevo presentarvi il mio nuovo smartwatch, lo smartwatch, quello definitivo, quello che tengo, che è proprio mio e quindi non uno smartwatch di prova, l'ho acquistato con i miei soldini e quindi posso fare una recensione proprio vera di come funziona questo smartwatch. Perché ho scelto lui? Perché esteticamente è molto bello, è elegante, è sportivo allo stesso tempo ed è proprio uno smartwatch perché ha dei sensori impressionanti. Comunque questo ne parleremo dopo quando andiamo a casa e lì dallo studio vi faccio vedere come è fatto, come non è fatto e le caratteristiche che ha. Perché siamo qua fuori? Adesso andiamo a fare una camminata lungo il mare, voglio farvi vedere la velocità che ha di prendere il GPS, è impressionante, e la precisione che dopo andremo a vedere sull'app il percorso che abbiamo fatto e vedete che precisione ha anche sui suoi sensori e battiti cardiaci, ossigenazione del sangue, tutto quello che va dietro. È uno smartwatch, quindi possiamo vederci anche WhatsApp, le chiamate, tutto quello che va dietro. Bene, quindi adesso andiamo a fare una camminata e vi faccio vedere quanto veloce è. Eccoci qua, allora adesso andiamo ad attivare la camminata. Tastino giù, camminata all'aperto, guardate quanto ci mette a prendere il GPS. L'ho già preso. Eccoci qua, già preso. Faccio go. Allenamento iniziato. Bene, qui vedete ci sono i battiti cardiaci. Adesso proviamo a camminare un po' e vedrete che lui inizia a contare il tutto. Guardate, adesso vediamo ed eccoci qui. Quindi battiti cardiaci, il tempo e tutto quello che va dietro. La batteria è 4 giorni che lo carico e ancora l'81% nonostante l'uso del GPS. Qui avete il ritmo, adesso ve lo rigiro, abbiamo sempre l'orario sotto e la distanza. Bene, adesso allora facciamo questa bella passeggiata a lungomare, eccoci qua, e poi vi porterò i risultati, ma ci vedremo a casa dove ho la scrivania, che così vi faccio vedere com'è andata. 1 chilometro, durata 14 minuti 1 secondo. Il ritmo nell'ultimo chilometro è stato di 14 minuti 1 secondo. Frequenza cardiaca corrente 113 battiti al minuto. Avete sentito? Ad ogni chilometro, volendo, vi fa un piccolo riepilogo di come sta andando l'ultimo chilometro. È molto interessante questo. Guardate che bel display, anche la luce del sole, spero lo vediate, e con un panorama così, signori, molto interessante. Se volete venire a visitare Caorle, in provincia di Venezia, detta anche la piccola Venezia. Dopo in caso metterò qualche immagine magari della nostra Caorle. Vedete, durante la camminata abbiamo varie schermate con i passi, le calorie, abbiamo l'altitudine, tutto quello che riguarda la nostra passeggiata, avendo anche la mappa volendo. Molto carino, si vede molto bene, spero si veda anche, ecco qui la mappa, distanza, vedete, e il tempo. Quindi potete sempre usarlo con il nord, anche la bussola qui sopra. Bene, andiamo avanti con la nostra passeggiata. Tornati a casa, adesso vi mostro l'orologio, molto, come avete visto, molto carino, e bello, mi piacciono i materiali, con questo cinturino qua un po' diverso dal solito, tutto, come vedete qui, cromato, molto bello, e qua sotto abbiamo tutti i sensori. Guardate anche solo lo sblocco del cinturino come è fatto, rifinito qua con le viti, con la sua... fatto molto molto bene. In più, quando ho preso l'orologio, ho preso anche un cinturino che veniva solo 9,90 € ed eccolo qua.
anche questo qua in silicone originale della Huawei. Magari quando vado a fare appunto delle escursioni in montagna, cose del genere, potrò utilizzare questo qui che è fatto apposta per poi anche lavarlo. Poi guardate qui, c'è una ghiera che serve appunto per far scorrere il display, adesso vi faccio vedere. Tipo andiamo sul menu degli sport, io grazie a questa ghiera qua posso farla girare. Non so se magari abbiamo sui guanti eccetera, riesco a comandarlo da qua. Clicco e torno indietro alla pagina iniziale. Clicco questo sotto qua, io adesso ho messo per andare dentro sugli sport. Bene, avete visto che il GPS ci mette veramente un attimo a prendere, molto interessante. E in più, altra cosa per cui ho scelto questo orologio qua, è la batteria. La batteria, siamo al 76%, eravamo all'81% prima, però io l'ho utilizzato poi anche per fare delle chiamate, guardare WhatsApp, eccetera. Abbiamo usato anche comunque quasi un'ora di GPS, quindi ha una batteria fenomenale, molto molto bene. Come vedete qui ho i passi, qua abbiamo gli anelli per vedere cosa stiamo facendo. Adesso mi viene ancora fuori come usare il telefono perché logicamente è nuovo. Abbiamo il cambio dei quadranti, che anche quello lì sono molto ben rifiniti. Guardate qua, soprattutto quelli analogici. Adesso vi metto quello suo, che sarebbe quello suo iniziale. Guardate che bel display che ha. Ben rifinito e una definizione molto molto alta. Questo è un orologio, a me è piaciuto innanzitutto anche per lo spessore, non è il classico orologio super grosso che poi dà fastidio. Mi piace tantissimo la qualità dei materiali, come sono rifiniti e poi sono tornate le origini. Io avevo il Huawei GT2 come uno dei primi smartwatch e mi sono sempre trovato bene anche perché la batteria durava tanto, aveva già dei buoni sensori e tutto quanto. Qui comunque se adesso noi andiamo a vedere il menu, vedete abbiamo anche la temperatura cutanea, abbiamo la torcia, messaggi, le suonerie, abbiamo la misurazione dei battiti cardiaci, gli esercizi, gli anelli, chilocalorie, telefono, posso chiamare direttamente da qui, ok? Anche questo non è male e si sente molto molto bene. Calcolatrice, se vogliamo fare dei calcoli, qui abbiamo le sveglie, poi abbiamo il cronometro, anche qua guardate il cronometro che bello come è fatto, vedete? L'estetica è interessante. Vi sto facendo questa recensione così perché di recensioni con i dati tecnici ce ne sono tantissime, quindi in caso mi dispiace dirlo, ma guardate quella. Io voglio farvi vedere perché quando cercavo, prima di acquistarlo, che me lo sono regalato per il compleanno un po' di giorni fa, non trovavo una recensione dove parlavano un po' dell'orologio e facevano vedere la grafica di come si vedeva. Quindi voglio fare questa recensione per chi cerca una recensione con i vari quadranti, fa vedere i quadranti come sono fatti, molto ben rifiniti, e anche il menu. Comunque il menu è fatto molto bene. Qui abbiamo i trifogli per far vedere come siamo messi, come sta andando la giornata. Per tornare indietro faccio questo movimento qua. Questo è per le signore. Questo abbiamo i timer conto alla rovescia, possiamo fare un'ora, 2 ore, 15 minuti, 1 minuto, 3 minuti. Poi abbiamo la rubrica, la calcolatrice abbiamo già fatta. Questo abbiamo gli esercizi di respirazione con equilibrio. Vedete, potete fare sollievo dallo stress e ci sono già dei vari programmi. Qui abbiamo Petal Maps, e allora questo è quello che avete visto prima sul video che facciamo vedere le mappe, bisogna scaricarle direttamente dall'applicazione e poi ce le ritroviamo dentro. Ma posso usarlo anche come navigatore. Qui abbiamo l'altimetro. Ecco, questa è una cosa ad esempio che io non avevo trovato su nessuna recensione e ve lo faccio vedere. Qua abbiamo il barometro con la pressione. Poi, allora, o si scorre così, oppure mettiamo che siamo in montagna, abbiamo i guanti su, grazie a questa rotellina possiamo guardare l'altitudine. Adesso lui mi mette 7 metri e qua è quello che abbiamo fatto oggi, poi possiamo calibrarlo. Poi gli anelli appunto dell'utilizzo che abbiamo fatto oggi, il calendario, la temperatura cutanea, come ho dormito, anche qua molto ben rifinita questa qua,
Vedete, sono profondo, sono leggero, sono REM, sveglio. E questa è stata l'ultima notte e ho dormito bene. Poi abbiamo la musica, abbiamo il meteo, che da qui si può vedere il meteo e le previsioni. Qui abbiamo lo stress, qui stress alto, non so come mai, ma io sto veramente bene. E messaggi con le notifiche, la torcia la torcia, a parte la luce che fa, posso cambiare anche il colore della torcia. Se io voglio multicolore, posso usarla come voglio. In più abbiamo il flash, che non lo faccio adesso, altrimenti può essere che qualcuno dia fastidio. Adesso qua è per trovare il telefono, dove l'abbiamo lasciato, eccetera. A proposito di telefono, andiamo a vedere nell'app che cosa che cosa abbiamo visto e che cosa abbiamo fatto oggi. Eccola qua. Allora, l'app, come sapete, è Huawei Health, che non la trovate direttamente sul Play Store, ma c'è un codice QR per scaricarla, quindi dovete scaricarla a parte e funziona benissimo con Android, non pensavo così bene. Qui abbiamo i passi di oggi, corsi premium, questo è Huawei Health Plus, che i primi 3 mesi sono gratuiti, dettagli esercizio, e queste sono la camminata che prima vi ho fatto il video. Eccoci qua, qua siamo in centro a Caorle, come vedete il ritorno, perché abbiamo mangiato prima, e questa è la camminata che abbiamo fatto. Come vedete sembra che abbiamo camminato nell'acqua, perché c'era bassa marea e noi abbiamo camminato vicino all'acqua, se no di solito il livello del mare è questo. Qua è la partenza, questo qua è il nostro tragitto che abbiamo fatto, siamo arrivati fino lì alla Madonnina, che vi lascio qualche immagine. Poi abbiamo fatto tutto il percorso dove c'è la scogliera viva, che sono dei scogli che sono stati rifatti praticamente dai scultori, e poi siamo arrivati in centro. Bene, possiamo guardare il ritmo dell'andatura, quello che mi ha detto lui quando che vi ho fatto sentire a 1 chilometro. Grafici, questa è la frequenza cardiaca con ritmo, eccetera, cadenza, altitudine, più bassa 3 metri, più alta 7 metri e 9, anche se eravamo a livello del mare. Beh, ha una tolleranza minima, insomma. Scusate, poi torniamo qui. Grafici, ne abbiamo visti, dettagli, e questo è il riassunto di tutto quello che abbiamo fatto, prestazioni, anche l'ossigenazione del sangue e tutto. Abbiamo anche l'ascesa a 9,7 metri, discesa 11,7 metri. I passi, la frequenza cardiaca, cadenza media, media di passi, velocità media, ritmo medio e tutto quello che può servire, insomma. Dall'applicazione che vedete qui io posso andare, questo è il riassunto di Health, praticamente il cuore, i battiti, il peso, i trifogli, eccetera. L'esercizio, e qui possiamo andare a impostare l'esercizio come vedete. Dispositivi, qua abbiamo il nostro dispositivo, i quadranti che possiamo scegliere, i miei quadranti, la musica, app. Bene signori, purtroppo si è interrotto il video e non riesco a recuperarlo, e andavo a spiegare appunto come c'è l'app gallery, eccetera. Che dire, eravamo comunque alla fine, dai. Che dire, l'orologio è molto molto valido. Adesso io l'ho rimesso su, guardatelo qua. E, è interessantissimo perché, boh, io l'ho scelto perché mi piaceva e perché secondo me è uno, rapporto qualità-prezzo tra i più buoni. Quindi se vi piace, se il video vi è piaciuto, innanzitutto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, non costa nulla, basta premere il tastino iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. E poi che dire, sotto vi metto il link in descrizione se volete acquistarlo. Spero che il video vi sia piaciuto, e se non vi è piaciuto scrivetemi perché non vi è piaciuto e cosa volete sapere di questo orologio, e io cercherò di fare un video magari tra un mesetto dove posso spiegarvi appunto come va e soprattutto i pro e i contro di questo orologio, perché ce l'ho da 4 giorni, non è che sono riuscito a trovare dei difetti al momento. Quindi dai, guardate il video e fatemi capire che cosa c'è che volete sapere di più o che cosa ho sbagliato magari nel video. Grazie a tutti, ciao ciao!